is Halloween. Il vampiro spettro, soprannominato il giaguaro con le ali, è una creatura sorprendente, grande quasi quanto un corvo, ma con il muso, i denti e le orecchie che ricordano di più il lupo. Esso non si ciba di sangue come i pipistrelli vampiro che andremo a conoscere a breve, e nemmeno di insetti e frutta come molte altre specie di pipistrello, bensì di carne. E tra le sue principali prede troviamo ad esempio gli uccelli e i roditori, ma anche altri pipistrelli che avvolge con le sue grandi ali e colpisce con un morso sul collo o sulla testa, per poi portarli nel suo rifugio e nutrire anche i piccoli. Nonostante queste abilità, essi sono prossimi al rischio di estinzione, e questo perché il loro habitat, ovvero la foresta pluviale, si va via via sempre più restringendo. I pipistrelli succhiatori di sangue sono invece il vampiro vero di Azara, il vampiro dell'Amazzonia e il vampiro senza coda. Il vampiro vero di Azara prende il nome dal cartografo e naturalista Félix de Azara. Esso ha una corporatura arrotondata e per alimentarsi non atterra direttamente sulla vittima, ma nelle sue vicinanze, e successivamente cammina o saltella verso di essa fino a morderla con i suoi incisivi. Di solito si tratta di animali domestici, che risentono non tanto del morso o del sangue che gli viene risucchiato, ma più delle infezioni secondarie che ne conseguono. I vampiri veri di Azara sono famosi anche per i forti legami che si instaurano tra individui non imparentati, che si basano sull'aiuto reciproco, come la condivisione del cibo rigurgitato, e ciò è molto utile poiché se non mangiano ogni 3 giorni rischiano di morire. I vampiri dell'Amazzonia sono invece contraddistinti da una pelliccia setosa di colore bruno-rossastro che diventa bianca ai bordi delle ali, e poi da grandi ghiandole presenti agli angoli interni della loro bocca. Essi vivono in piccoli gruppetti formati da una trentina di individui e le loro prede sono costituite generalmente da uccelli e pollame. Il vampiro senza coda sembra essere più docile degli altri. Ha la pelliccia lunga e soffice e trae nutrimento principalmente da bovini e pollame. Questi pipistrelli si trovano nell'America centrale e meridionale e bevono ogni giorno una quantità di sangue pari al 50% del loro peso totale, ma per poterlo fare devono essere aiutati dall'insieme di microrganismi presenti al loro interno, che secernano enzimi anticoagulanti per non far coagulare il sangue e altri per facilitare il metabolismo della grande quantità di amminoacidi contenuti in esso. Inoltre al loro interno vengono anche prodotti degli antivirali che li proteggono da eventuali infezioni presenti nelle vittime. Grazie per aver guardato questo speciale e arrivederci al prossimo video.